Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali. Grazie. Wow, la carta degli amanti. Amici dello Scorpione, passione, amore, equilibrio, armonia, un sacco di belle cose. Per qualcuno si può trattare di una relazione che inizia, non è detto che sia romantica, può anche essere una relazione di amicizia, ma tendenzialmente, insomma, vedendo gli amanti, dovrebbe essere una questione di amore. Può anche essere amore per se stessi, perché gli amanti fa riferimento anche all'amor proprio, o diciamo che in certe occasioni fa riferimento all'effettuare una scelta. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate andare all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Allora, direi che si parte belli potenti perché abbiamo ben 3 arcani maggiori su 4 carte estratte e partiamo con un re di coppe che potrebbe rappresentare una figura di potere o un genitore o magari, perché no, per qualcuno la persona di interesse. So che è una stesa generale, però essendo un re di coppe, essendo una figura, insomma, potrebbe anche rappresentare la persona di interesse. Abbiamo la carta del carro. Qui si tratta o di fare una scelta e vi dico, c'è la carta degli amanti, quindi si potrebbe anche trattare appunto di questo periodo di decisione o, considerato che abbiamo anche la carta del mondo, ragazzi, io sento che qualcuno qui si trasferirà. Può anche essere un viaggio, se magari abitate all'estero, può anche essere un viaggio che vi riavvicini magari a casa. Molte persone potrebbero ritornare a vedere la famiglia, però qui lo sento più come il dover affrontare un qualche tipo di questione burocratica con la carta della giustizia. C'è qualcosa legato a un profondo spostamento, di residenza, può essere di abitazione, c'è qualche contratto in mezzo con la giustizia, qualche carta, qualche questione burocratica che andrete ad affrontare in questo periodo. Se non fosse quello il vostro caso, potrebbe anche semplicemente far riferimento all'essere più giusti, più imparziali, più fare le cose in maniera più equilibrata, mi verrebbe anche da dire. Andiamo avanti, vediamo che altre carte vi danno. Abbiamo un cavaliere di spade, un 5 di spade e un asso di spade. Il cavaliere di spade è una persona molto determinata, è qualcuno che parte per la guerra e va dritto per il proprio obiettivo. Non importa che cosa si lasci indietro o chi si lasci indietro. Lui ha questo obiettivo in testa e va dritto per la sua strada. Parla di molta determinazione in realtà, io credo che molte persone qui siano determinate appunto a cambiare appunto residenza, il lavoro, la propria situazione, il proprio mondo, diciamo così, visto che qui c'è anche il mondo. C'è qualche tipo di conflitto, magari verso metà mese, vi dirò, perché abbiamo comunque questo 5 di spade, può parlare di conflitti verbali, magari con qualcuno, e sento che con questo asso di spade alla fine della lettura verrà fuori una verità, salterà fuori qualche cosa che fino a questo momento non è stato detto. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto, per chi non lo sapesse, vi ricordo che ho già pubblicato gli oroscopi del 2023. C'è un primo oroscopo che è una lettura generale e poi ci sono 3 approfondimenti. Quindi il primo approfondimento è sulla crescita spirituale, poi abbiamo sull'amore e sugli affetti e poi abbiamo un ultimo approfondimento che è sul lavoro e sull'economia. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist. Allora, andiamo a vedere questo re di coppe.
3 di spade al contrario e giustizia al contrario. Ragazzi, questo re di coppe è una persona importante che vi ha creato non poco trambusto, mi verrebbe da dire, perché avete un 3 di spade e la giustizia al contrario. Allora, o lo possiamo identificare con la persona che vi ha creato questa ingiustizia, o potrebbe essere, perché il re di coppe fa anche riferimento ai terapeuti, potrebbe essere anche una persona che magari vi è stata vicino o vi sta vicino in questo momento dove voi avete ricevuto questa ingiustizia, dove c'è questo momento di sofferenza. Il 3 di spade per me è sempre una ferita ancora aperta. E quando la carta della giustizia è al contrario, insomma, vedendo questo 3 di spade e la carta della giustizia, ho la sensazione che qui qualcuno ve l'abbia fatta molto sporca, fondamentalmente. Andiamo a vedere la carta del carro. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e un'altra volta la carta del carro. Sì, probabilmente qualcuno qui non è stato riconosciuto, non c'è stato qualche tipo ehm, come vi posso dire, di valorizzazione della vostra idea, del vostro sentire, della vostra emotività. C'è la volontà di andarsene da quel luogo dove non venite riconosciuti o dalla relazione dove non venite, sì, non siete riconosciuti. Sapete quando magari state male e l'altra persona vi dice ma sono solo capricci o sei una piagnucolona o cose di questo genere. In realtà quello è un invalidare il vostro stato di malessere, non rendere valido il fatto che voi in quel momento state male, state soffrendo. Andiamo a vedere il mondo. Nove di coppe, regina di coppe e imperatrice. Ho sempre più forte la sensazione che abbiate bisogno di essere riconosciuti, di avere quel riconoscimento da parte dell'esterno. Per qualcuno fa riferimento alla madre, Qui avevamo anche il re di coppe, qui c'è la regina di coppe, può essere sì una figura genitoriale. Per qualcuno, ragazzi, mondo, regina di coppe, imperatrice e di base abbiamo la carta degli amanti. Potrebbe essere che qui qualcuno può aver bisogno, cioè bisogno no, il desiderio, ecco, di diventare madre o padre. Però essendoci l'imperatrice sento più madre. Manca qualche questione burocratica. Andiamo a vedere questa giustizia, re di pentacoli. Mm, e 8 di pentacoli. Allora, se la vostra, cioè se la sentite vibrare come una relazione, come una stesa di lavoro, come una relazione di lavoro, qui potrebbe esserci qualche cosa da ricalibrare con questo re di pentacoli, che potrebbe essere la stessa energia di quel re di coppe lì. È qualche cosa inerente alla gestione della quotidianità, del tempo, delle risorse. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. 8 di spade, fante di coppe e 4 di pentacoli al contrario. Di sicuro qualche cosa non è chiaro, perché con questo 8 di spade c'è la sensazione di non potersi muovere. Per quello che magari c'è anche questo cavaliere di spade. Normalmente mi dà un po' la sensazione di qualcuno che voglia scappare da una situazione, no? E giustamente quando non ci si sente presi in considerazione, qui la volontà è di muoversi, di andarsene. Però credo che ci siano dei figli in mezzo, per cui sia difficile prendere questo tipo di decisione. Andiamo a vedere il 5 di spade. 2 di coppa al contrario. Sì, è un po' come se non riuscisse a trovare un accordo. Allora, per qualcuno sento che si tratta di fare una scelta per amor proprio, può essere in relazione al vostro o la vostra partner, visto che ci sono anche dei figli in mezzo. Mi parlano di adozione, quindi per qualcuno si può trattare di firmare i documenti dell'adozione del figlio, magari del proprio partner o della propria partner.
C'è qualche tipo di questione in questo senso che può anche essere ipotesi, se non è una questione legale, una questione associata alla gestione dei figli, del tempo che si dedica ai figli, di quanto uno magari è presente nella vita del figlio. Però qui non ci si mette d'accordo, ci sono dei diverbi, sento, verso la seconda parte del mese, scusate, del periodo, quindi verso metà mese, ehm, che sì, in un certo senso volete un po' scappare, dall'altro non vedete soluzioni, però ricordatevi che quando c'è l'otto di spade è la vostra attitudine che deve cambiare, perché è una carta che vi fa presente, che state vedendo più nero di quello che è, che magari basterebbe un po' di buona volontà in più per riuscire a trovare quell'accordo che non si riesce a trovare. Andiamo a vedere l'asso di spade. Sette di pentacoli e 5 di spade nuovamente. È come se qualcuno qui non fosse esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Perché anche qui, a fine lettura, con questo sette di pentacoli, è un po' come se vi dicessero, sii paziente per quello che riguarda le discussioni che potreste avere. Il lasso di spade è una carta che è qui per consigliarvi di migliorare la comunicazione. È una carta che parla anche di chiarezza mentale, quindi finché voi siete in questo stato da 8 di spade diventa difficile diventare obiettivi nei confronti di se stessi, della situazione e di conseguenza anche nei confronti dell'altro o dell'altra, perché comunque avere prima una chiarezza mentale interna verso se stessi vi dà poi l'opportunità di spiegare all'altro qual è il vostro punto di vista, qual è la vostra posizione, quali sono anche le vostre paure alle volte, quali sono i vostri desideri, perché avete bisogno di quella cosa lì. Sento nuovi inizi comunque, l'asso di spade è un nuovo inizio, perlomeno è un nuovo modo di approcciarsi alla situazione. Va bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine, vediamo come concludiamo la stesa. Credo che qualcuno qui, perché giustamente è una stesa generale, no? Però vedendo quest'otto di pentacoli, il re di pentacoli, la carta della giustizia, può anche essere che qui ci sia qualche tipo di situazione lavorativa da mettere a posto. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Ok, allora, per lo scorpione che consiglio possiamo dare? Ah, credi nella magia. Guardate, vi tiro su questa carta perché la sento molto importante nella vostra stesa. Allora, questa carta vi dice di essere capaci di vedere tutto quello che è il magico che c'è nella natura intorno a voi. E poi vi dice, ricordati che anche tu sei parte della natura, di conseguenza anche tu sei magico. E qui io lo ricollego a questa carta perché veramente quando si è in questo stato emotivo dove si vede tutto negativo, dove ci si riempie di sensi di colpa, di sé, di ma, di ansia, di preoccupazione, dove fondamentalmente l'otto di spade fa riferimento a quei pensieri circolari che a furia di essere circolari creano un vortice distruttivo. Quindi si tratta, quando vi rendete conto di essere in questa tipo di vibrazione, non lo so, per esempio, accendere della musica allegra o se vi rendete conto che siete in un momento particolare dove vi state lamentando, cercare di dire ok, trovo un lato positivo alla situazione oppure distogliere completamente la testa da quel tipo di pensiero che vi crea tossicità. Ci sono tanti modi per switchare, per cambiare l'energia. Scegliete quello che più vi piace
Però ecco, fatelo in modo consapevole, cercate di rendervi conto dei momenti in cui voi proiettate questo tipo di pensieri, proiettate questo tipo di vibrazione. Ricordatevi che quando si manifesta, quando si pensa, si manifesta. Se si pensa da un punto di vista di carenza, si manifesta carenza. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi per la prima parte di dicembre. Spero che la lettura vi aiuti a navigare meglio il periodo. Se volete appoggiare il lavoro che faccio io, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!